Come cucire le asole? Hai una macchina meccanica oppure elettronica? Sai cucire le asole manualmente o cuci le asole con il piedino automatico che fa tutto lui? All'interno di questo tutorial scopriremo come poter cucire con due diversi piedini le asole per la nostra confezione creativa o sartoriale. Se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sara Poiese, Content Creator, e oggi ti accompagnerò assieme a me passo passo alla scoperta della confezione delle asole. Ti ricordo che puoi iscriverti a tutti i miei canali social, li trovi linkati qui sotto, la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese e poi c'è il mio blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial gratuiti dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, agli strumenti per il cucito, agli sfogli per le riviste e anche allo shop. E nel blog trovi i corsi online che approdano nella mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, dove puoi imparare a cucire online, meglio ovunque, e dove puoi trovare tanti corsi dedicati al cucito sartoriale, alla modellistica, all'ABC del cucito, al cucito creativo e all'uncinetto e maglia. Ma torniamo all'argomento asole. La tua macchina per cucire è una macchina meccanica oppure elettronica? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Il tuo piedino per le asole assomiglia di più al piedino 5M che vedi vicino al mio avatar o è un piedino gigante come il secondo piedino che vedi? Tutte queste ipotesi di piedini diverse ci permettono di lavorare l'asola in modo diverso. E adesso andremo proprio a vedere il nostro programma. Vedremo infatti come si confeziona all'inizio l'asola automatica, quella più facile, quella che di solito nasce per le macchine elettroniche. Vedremo poi l'asola manuale a quattro tempi e ti spiegherò perché si chiama asola a quattro tempi. Vedremo infine le asole e i relativi piedini a confronto per capire se davvero questa precisa asola e questo preciso piedino fanno il caso tuo. Asola automatica. L'asola automatica è caratterizzata da questo piedino gigante. È un piedino dotato di un rullo che si muove in autonomia all'interno della tua macchina per cucire quando vuoi settare l'asola automatica. È dotato di un cavetto che viene attaccato nella parte retro della macchina per cucire di solito e poi si aggancia, si innesta il piedino sulla macchina per cucire. Il fatto che questo piedino possa rullare permette l'automazione dell'asola stessa. Scegli l'asola che vuoi cucire, io ne scelgo una tra le tante. Con il piedino per asole automatiche puoi impostare la larghezza dell'asola, voglio un'asola più larga perché ho un bottone più grosso o ho un'asola più stretta perché ho il bottone più piccolo, puoi impostare la lunghezza dell'asola, bottone grande o piccolo, e puoi impostare la fittezza del punto, cioè voglio che la cucitura sia molto fitta, così non si intravede il tessuto sotto. Setta il piedino per asole automatico con un consiglio. Metti sotto alla stoffa della carta da ricamo a strappo. Questa ti aiuterà a dare un miglior sostegno al tuo tessuto. In caso di tessuti porosi come la spugna e il pile, puoi anche applicare sopra una pellicola idrosolubile che poi si scioglierà in acqua. Ovviamente cuci l'asola della misura del tuo bottone. Una volta che hai preparato questi elementi, posiziona la tacca che è sempre presente nel piedino per asole automatiche in prossimità dell'indicatore definito e inizia semplicemente a premere il pedale della tua macchina per cucire che si chiama altresì reostato. La bellezza di avere un piedino per asole automatiche è che fa tutto lui. Tu devi solo tenere premuto il pedale e aspettare che la macchina finisca di fare i 4 giri.
la prima retromarcia, il laterale, la seconda retromarcia, il laterale di chiusura. Per questo si chiama piedino per asole automatico, perché fa davvero tutto lui. Tu devi solo preoccuparti di tenere la stoffa e il pedale premuto. La bellezza poi di questo piedino è che si ferma, tu puoi alzare il piedino e tagliare eventualmente anche il filo se hai una macchina con il rasafilo, oppure lo tagli tu con la forbicina e ottieni un'asola estremamente pulita. La carta da ricamo a strappo la devi poi tagliare, o meglio, strappare. Ti consiglio di strapparla sempre prima di proseguire nella confezione di un'altra asola. Per quanto riguarda l'eventuale pellicola idrosolubile, la andrai a ritagliare in maniera grossolana intorno al bordo e poi la scioglierai a contatto con l'acqua. Questo risultato è molto pulito e ti permette di creare asole in velocità. Asola manuale a 4 tempi. L'asola manuale si fa con questo piedino, che è un piedino manuale per asole. È un piedino che trovi in tutte le macchine per cucire, non solo elettroniche, ma anche meccaniche, e dunque è il cosiddetto piedino entry level per l'asola. Lo innesti lasciando disattivato il doppio trasporto integrato, nel caso in cui la tua macchina ne disponesse. Vai a porre sotto al tessuto la carta da ricamo a strappo, ci appoggi il tessuto e in caso, come ho detto prima, di materiali come la spugna, il pile o materiali molto porosi, puoi scegliere una pellicola idrosolubile. Qui puoi solo impostare la larghezza del punto e la fittezza del punto. Non puoi impostare la lunghezza, perché? Perché è un'asola manuale, scegli tu quando bloccarne la lunghezza fondamentalmente. Grazie a cosa? Grazie al pulsante di retromarcia. Infatti, quando cominci a lavorare con il piedino per asole manuali, devi aver già disegnato sul tuo tessuto la lunghezza dell'asola. Pertanto parti a cucire il primo tempo, la retromarcia che ti porta dall'inizio al punto più lontano. Poi premi il tasto retromarcia quando hai bisogno di fare il secondo tempo, cioè lo zig-zag. Poi ripremi la retro per fare il terzo tempo e quindi la macchina viene verso di te, il piedino viene verso di te e poi il quarto tempo è lo zig-zag finale di chiusura dell'asola stessa. In questo caso puoi dunque cucire la lunghezza che tu desideri e ottenerla perfetta in base a quando tu decidi di fare il secondo e il quarto tempo. Rimuovi la pellicola di carta strappo dietro, rimuovi l'eventuale pellicola idrosolubile davanti e il risultato che ottieni è il risultato di un'asola cucita in maniera meccanica rispetto all'asola cucita in maniera automatica. Tra poco capiremo anche quali sono i miei personali pro e contro su questi due piedini. L'effetto che ottieni è estremamente pulito. Io te l'ho voluto confezionare con un colore molto a contrasto per rendertelo ovviamente più visibile, ma ricordati che l'asola andrebbe cucita del colore più vicino al tessuto che scegli di cucire. Asole e piedini a confronto. Allora, il piedino per asole automatico secondo me è super comodo, super veloce, super pratico. Il piedino per asole manuale però mi permette di definire qualunque misura di asola io voglia. Dunque posso creare anche delle asole a 4 tempi molto lunghe e soprattutto molto personalizzate, senza avere la preoccupazione di dover rispettare la giusta lunghezza del mio bottone selezionato. Abbiamo visto come cucire l'asola automatica, abbiamo poi visto come cucire l'asola manuale a 4 tempi, abbiamo visto anche i due piedini e le due asole a confronto. Fammi sapere qui sotto nei commenti qual è il piedino che utilizzi di più. Metti un bel like a questo video se ti è piaciuto e iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale, la tua content creator Sara Poiese.